Bella a tutti gamers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi un artista che è famoso non solo per i suoi mega joint durante le preview delle sue tracce, ma è soprattutto famoso per i suoi kick rimbalzoni e i suoi vocal hip hop che usa nelle sue tracce up-tempo hardcore. Iniziamo subito. Come ho detto prima, i kick di The Dark Horror sono molto rimbalzoni. Cosa significa? C'è molto movimento in queste casse. Quindi partiamo dal primo. Per ogni kick abbiamo 4 layer, 2 per il punch e 2 per la distorsione. Partiamo dalla distorsione. Poi abbiamo il sub. Poi abbiamo il white punch, che è un suono molto stereo a cui ho tagliato un po' di alte frequenze per combinarlo con l'altro layer di punch, che invece ha un attacco molto deciso e bello ricco di alte frequenze. L'altro layer invece è questo qui. Per dare movimento e far sì che non si impasti tutto il kick, ho aggiunto delle automazioni di volume sulla distorsione e sul sub bass. Ed il risultato finale è questo qui. Nel secondo kick l'unica cosa che cambia è il punch, che è esattamente quello di prima, soltanto renderizzato e alzato di tonalità, esattamente di 7 semitoni. Il risultato è questo qui. Nel terzo kick abbiamo la stessa situazione, ho cambiato solamente il punch, l'ho abbassato di 7 semitoni e ho aggiunto un po' di pogo. No, non quel pogo. Il risultato finale è questo qui. La tua sorella. La intro è semplicissima, abbiamo veramente pochissima roba. Abbiamo uno sweep up messo in reverse. Gli ho aggiunto un'automazione del volume affinché non si sovrapponga col kick e non si impasti tutto. Nelle tracce di The Dark Horror si sentono molto spesso questi kick molto riverberati che creano un sacco di ambiente all'inizio delle intro. Adesso invece iniziamo con il breakdown. Un'altra particolare caratteristica delle tracce di The Dark Horror è che usa molto spesso vocal hip hop nei suoi breakdown. Infatti noi abbiamo usato un vocal di Lil Jon. Partiamo quindi con la prima parte del breakdown con un loop di batteria. In questa prima parte vogliamo qualcosina di leggero. Questo loop infatti contiene qualche hi-hat, qualche ride, insomma tutti strumenti che stanno sulle alte frequenze. Condiamo poi con qualche crash, qualche snare e un altro snare. Abbiamo poi il deep bass opportunamente filtrato e con un'automazione di volume. Per anticipare la seconda parte del breakdown ho aggiunto anche un sub con un'automazione di volume 4 battute prima della fine. Sempre per anticipare il secondo breakdown ho aggiunto uno sweep up, esattamente quello che abbiamo visto prima, però non in reverse. Subito prima della seconda parte del breakdown abbiamo anche una parte del vocal e un drum fill. E tutto insieme con il vocal suona in questo modo. Adesso invece siamo nella seconda parte del breakdown, quindi vogliamo che tutti gli strumenti siano il più incazzati possibile. Quindi adesso entra in gioco un altro loop di batteria, che sarebbe questo qui.
Il resto della batteria invece resta invariato. A parte lo snare che ha un pattern diverso. Poi abbiamo il nostro sub bass con il deep bass al completo. Questo rende tutto molto più tamarro e molto più hip hop. Ho aggiunto poi un semplice trigger che mi abbassa il volume del sub bass e del deep bass quando il kick colpisce, per rendere il tutto meno impastato possibile. Come prima abbiamo dei fill di batteria per anticipare stavolta il build up. Tutto insieme con il vocal di Lil Jon suona in questo modo. Build up. Anche qui niente di assurdo. Abbiamo uno scratch molto distorto, opportunamente filtrato. Dei crash. Snare. In corrispondenza del kick ho tagliato la punta, sempre per non impastare tutto quanto. Per rendere tutto molto più The Dark Horror abbiamo aggiunto anche dei kick molto riverberati. Prima del drop ovviamente abbiamo anche il nostro vocal, tagliato opportunamente. Il build up al completo suona così. Volevi! Passiamo al drop. Adesso abbiamo i due crick. Adesso passiamo al drop. Abbiamo i due kick di prima e altri due che sono le rivisitazioni di quelli che vi faccio appena sentire. Questo kick invece è stato ottenuto tagliando il kick e traslando la coda verso sinistra, ottenendo questo risultato. Stessa cosa per il secondo. In combinazione alla cassa abbiamo anche uno screech in 4 diversi pattern con un'automazione del pitch e del filtro. Per anticipare i cambi di cassa abbiamo inserito anche qualche vocal. Quest'ultimo invece chiude la traccia. In chiusura, come ci potevamo aspettare, abbiamo uno dei nostri kick riverberati. Condiamo il tutto anche con qualche gioco di cassa, cambiandogli anche la nota. Passiamo adesso ad ascoltare il risultato finale.
Grazie ragazzi per aver guardato il video fino in fondo, vi ricordo di lasciare un like e un commento qui sotto e alla prossima Gabbers!